Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo maglione. Me l'avete chiesto in tantissime. È il maglione con la spalla alla giapponese. Come vedete è questa linea che si trova sul retro, molto simile, diciamo così, alla spalla all'italiana o all'europea che solitamente hanno i maglioni da uomo. Infatti questo è un maglione unisex. Seguendo le mie spiegazioni lo potete realizzare sia da uomo che da donna con le vostre misure. È realizzato top down e qui sta la novità. Perché solitamente questi maglioni con la spalla alla giapponese vengono fatti a pezzi, magari in top down, però con le maglie della spalla riprese. Invece qui si lavora proprio in un unico pezzo. Ho cercato per mari e per monti se qualcuno prima di me avesse fatto i conteggi per realizzarlo in questa maniera. Non ho trovato nessuno, quindi mi sono fatta tutti i miei conteggi, le mie prove, l'ho realizzato diverse volte, ci sono riuscita, l'ho messo proprio a punto in maniera che fosse, diciamo, una ricetta come al solito per poterlo realizzare con qualsiasi tipo di filate, qualsiasi tipo di ferri. Sono molto contenta perché questa è proprio una costruzione che ho pensato e, diciamo così, inventato io, anche se, ripeto, la spalla alla giapponese esiste, quindi io non ho inventato nulla di ciò. Mi sono inventata il sistema per realizzarlo totalmente top down, quindi sono molto contenta. Quindi si parte appunto dall'alto, uno scollo rotondo, chiaramente l'alzata per il retro o lo scollo anatomico, si scende verso il basso, si riprendono le maglie per le maniche, l'unica ripresa è questa, le maniche sono ampie, il corpo è a sacchetto proprio perché appunto, come vi dicevo, è un unisex. Diciamo che non è facilissimo da realizzare, quindi per le principianti io consiglio prima di fare un po' di pratica con magari i top down al raglan, perché qui ci sono diversi conteggi da fare, bisogna avere un attimo l'occhio per capire se si sta andando nella giusta direzione, però non è difficile, ecco perché comunque io tutti i conteggi, tutti i passaggi, tutte le tecniche come al solito ve le spiego lasciandovi i vari link qui sopra o nel box informazioni. Quindi finalmente sono riuscita a realizzarlo, spero che vi piaccia e adesso andiamo a vedere cosa ci serve proprio per lavorarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Ramona di Tessiland. È composto dal 35% di lana, il 5% di mohair, il 25% di cotone, il 25% di acrilico e il 10% di poliammide. In 50 grammi ci sono circa 75 metri. Qui consiglia di utilizzare i ferri numero 6 per avere una tensione di 16 maglie per 20 ferri in 10 cm per 10 cm di lavorazione. E in effetti, anch'io ho fatto il campione chiaramente, anch'io devo utilizzare i ferri numero 6 per avere appunto questa tensione che anche per me è la tensione corretta. Inoltre mi servirà un uncinetto, dei marcatori a lucchetto, dei marcatori ad anello, un ago da maglia, un contagiri e un metro da sarta. Ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Per prima cosa, con il metro da sarta andiamo a prendere la misura della circonferenza della nostra testa. Per me sono 56 cm, però visto che io voglio una maglia a girocollo, a questi centimetri vado a togliere un 30%. Lì sta a voi capire quanto lo volete più o meno accollato. E per me da 39,2. Questi centimetri adesso devono diventare maglie, per cui li vado a moltiplicare per 16, che è il numero di maglie che noi abbiamo in 10 centimetri nel nostro campione, e dividere per 10 e mi dà 62,72. Allora, questo numero deve essere divisibile per 4 perché andremo a lavorare un collo con coste 2 a 2. Quindi diviso, intanto facciamo che sia 62 perché chiaramente con la virgola non possiamo fare.
62 diviso 4 mi dà 15,5. Quindi io vado ad arrotondare per avere appunto un numero pienamente divisibile per 4 a 64. Vediamo, 64 diviso 4 è uguale a 16. Perfetto. Quindi io adesso andrò ad avviare 64 maglie più una per la chiusura in circolare. Per avviare le maglie con il metodo long tail devo lasciare una codina abbastanza lunga appunto per avviarle tutte. Se non sapete come conteggiare la lunghezza della codina vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link del video dedicato. Poi vado ad avviare appunto col metodo long tail, quindi passo il filo tra il pollice e l'indice, lo trattengo con il resto delle dita e il ferro mettendolo da sotto trattengo e giro, e questa è la mia prima maglia. Ma in realtà per avviarle con questo metodo bisogna andare su dal pollice, giù dall'indice e nel centro, e così ho avviato la seconda, e ancora su dal pollice, giù dall'indice nel centro, su dal pollice, giù dall'indice nel centro, e vado avanti così finché non le ho avviate tutte. Se non conoscete questo metodo d'avvio vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Una volta che abbiamo avviato tutte le maglie, controlliamo che siano girate tutte dalla stessa parte e poi lavoriamo le prime 2 maglie assieme, sia con il filo della coda che con quello del gomitolo, e questa è la nostra primissima maglia. Poi abbandono il filo della coda e proseguo con quello del gomitolo e faccio un'altra maglia a dritto e poi 2 a rovescio, e proseguo così 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, lavorando a coste 2 a 2 per tutto il giro. Vado avanti a lavorare a coste per un totale di 8 giri. Una volta finito il bordo del collo lo provo, verifico che vada tutto bene e poi vado a prendere la misura solo del retro del collo. Per me sono 12 centimetri, ma questi 12 centimetri a quante maglie corrispondono? Moltiplico per 16, che è il numero di maglie che ho in 10 centimetri nel mio campione, e divido per 10 e mi dà questo numero 19,2, ma visto che io devo avere un numero pari vado a arrotondare a 18 maglie. Quindi nel giro seguente vado a lavorare un ferro tutto a dritto dove vado ad inserire i miei marcatori ad anello che delimitano le maglie, le 2 maglie delle spalle. Ma attenzione, se io vado a dividere le mie 18 maglie in 2 avrei 9 e 9. Cosa succede? Che all'interno dei marcatori ad anello le mie 2 maglie sarebbero ad esempio un rovescio e un dritto, come da questa parte potrebbero essere un dritto e un rovescio. Invece io, volendo che le stesse maglie che ho sulla costa 2 a 2 proseguano anche per le 2 maglie delle spalle, voglio che capitano 2 dritti sia da questa parte che da questa. Quindi che cosa faccio? Vado a dividere le maglie in maniera che ho 10 maglie da questa parte dal marcatore, poi metto il marcatore ad anello, 2 maglie che vedete sono 2 maglie a dritto, marcatore, lavoro tutte le altre maglie fino ad arrivare ad 10 maglie dalla fine. Cosa faccio? Metto il marcatore ad anello, lavoro queste 2 maglie che vedete sono le 2 maglie della costa a dritto, marcatore ad anello e infine 8 maglie. Quindi ho diviso le mie 18 maglie in 10 e 8. Lì dipende da voi, fatevi dei calcoli per far sì che vi capitano 2 maglie che siano a dritto. Adesso dobbiamo andare ad inserire i marcatori a lucchetto per fare i ferri accorciati in modo che si formi una scollatura. Quindi dal marcatore ad anello conto 1, 2, 3 maglie e inserisco il mio primo marcatore a lucchetto. Poi conto ancora 3 maglie, 1, 2, 3 e inserisco un altro marcatore a lucchetto, ancora 3, 1, 2, 3, un altro marcatore a lucchetto, 1, 2,
3 quarto marcatore a lucchetto, 1 2 3 quinto marcatore a lucchetto. La stessa cosa vado a fare dall'altra parte, quindi conto 3 maglie, 1 2 3 marcatore a lucchetto, il primo, poi 3 maglie il secondo, 3 maglie il terzo, 3 maglie il quarto, 3 maglie e il quinto. Attenzione, a me fra i due marcatori, gli ultimi due del davanti, quindi nelle maglie centrali del davanti, mi rimangono abbastanza maglie, mi sembra che siano 12, che equivalgono circa 7 centimetri e mezzo. Ecco, se voi avete un altro numero di maglie avviate, ricordate che comunque nel davanti, centralmente, diciamo il davanti dove c'è la gola, dovete sempre lasciare 7-8 centimetri senza marcatori a lucchetto, quindi in teoria nel vostro maglione potrebbero anche essere solo 4 e 4 i marcatori a lucchetto, o 3 e 3, o magari 6 e 6. Ecco, non fissatevi sul mio numero di marcatori a lucchetto, capite il meccanismo che li metto una volta ogni 3 maglie, ma lascio sempre davanti, nel mio caso sono 7 centimetri e mezzo di maglie, circa 12 maglie, adesso non lo so, non riesco a fare i conti a mente, perché sennò altrimenti lo scollo viene male. Ok, scusate il riflesso della ring light della luce, ma non riesco a posizionare la lavagna per non avere il riflesso e ho bisogno per forza della lavagna, perché adesso ci sono dei conti da fare che, anche se sono semplici, vanno capiti per bene, quindi preferisco utilizzare la lavagna. Dunque, nel mio maglione abbiamo avviato, scusate, 64 maglie. Siamo arrivati a questo punto, abbiamo finito le coste 2 a 2 e abbiamo 10 maglie, marcatore a lucchetto, ad anello 2 maglie, marcatore ad anello, poi 3 maglie marcatore a lucchetto, 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 12 maglie, marcatore a lucchetto, 3 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 maglie, marcatore ad anello 2 maglie, marcatore ad anello 8 maglie. Per il retro, che comprende anche le 2 maglie della linea delle spalle, abbiamo quindi un totale di 22 maglie. Per il davanti abbiamo un totale, questo, di 42 maglie. Spero, insomma, che il disegno sia abbastanza chiaro. Adesso dovete andare a misurare la circonferenza del vostro seno. Per me sono 90 centimetri. Il solito calcolo che vi faccio con la calcolatrice per farvelo rivedere in maniera che magari è più chiaro per tutti, quindi 90 centimetri per 16, che sono le maglie che ho in 10 centimetri nel mio campione, diviso 10 mi dà 144 maglie. Quindi io, per arrivare alla mia circonferenza seno, devo avere 144 maglie. Chiaramente queste 144 maglie saranno diviso 2, che mi dà 72, quindi avrò 72 per il davanti e 72 per il dietro. Ma parto da una base dove il mio girocollo e la mia linea, quindi delle spalle, non è divisa a metà. Vedete, io qui ho 22 maglie per il retro e 42 per il davanti. Quindi cosa devo andare a fare? Devo andare a fare 72, scusate, 72, oh santa pace, non mi scrive più, meno 22 è uguale a 50.
maglie che devo andare ad aumentare nel retro per arrivare chiaramente alla circonferenza. Ma 72 meno 42 mi dà 30 maglie. Quindi vedete, io per il davanti, a parte che ad occhio si capisce, io per il davanti devo andare a aumentare molte meno maglie rispetto al retro, perché parto già con 20 maglie in più, perché 50 meno 30 mi dà 20 maglie di differenza. Quindi fatevi questo conto e sappiate che abbiamo 20 maglie di differenza, perché adesso cancello e si prosegue col conteggio successivo. Ok, quindi abbiamo detto che per il dietro devo aumentare 50 maglie, che sono 25 ferri di aumento. Perché? Perché io aumento ai lati di questi marcatori, quindi aumento 2 volte, una volta qui e una volta qui nel giro. Quindi per ogni giro di aumento, sia sul davanti che sul dietro, io vado ad aumentare 2 maglie. Quindi 50 diviso 2 da 25. Per il davanti, che devo aumentare 30 maglie, anche qua 30 diviso 2 fa 15 ferri. La differenza è di 10 ferri di aumento, cioè sul davanti devo fare 10 ferri in meno. Ma ogni quanti ferri devo saltare l'aumento per il davanti? È semplice, basta fare 25, il signore non mi scrive più, spero che ci vedete. 25 diviso 2, scusate, 25 diviso 10 è uguale a 2,5. Quindi io vado a saltare l'aumento ogni 2/3 ferri. E adesso vi faccio lo specchietto ferro per farvi capire proprio perfettamente. Ok, vi ho segnato dal ferro 1 tutti i ferri fino al 25. In questi ferri, dall'1 al 25 compreso, dobbiamo aumentare tutti i giri solo per il retro. Invece, il ferro 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22 e 25, saltiamo di aumentare i ferri sul davanti, quindi per il davanti non aumentiamo. E infatti vedete che è ogni 2-3 ferri, perché 1, 2, questo salto, 1, 2, 3, salto, 1, 2, salto, 1, 2, 3, salto. Quindi ogni 2-3 ferri dal mio conteggio vado a saltare gli aumenti sul davanti per arrivare al ferro 25, che io ho esattamente le maglie del retro uguali a quelle del davanti. Quindi inizio a lavorare finché non incontro il primo marcatore ad anello, così vi faccio vedere l'aumento intercalato verso destra. Aspettate che sono quasi arrivata. Ok, cosa faccio? Sollevo la maglia, scusate, il filato che unisce le due maglie e con il ferro di sinistra lo prendo da dietro. A questo punto lavoro un dritto normalmente, poi passo il marcatore, lavoro le due maglie a dritto. Fra i marcatori devono sempre rimanere solo esclusivamente due maglie, e poi devo fare l'altro aumento, questa volta verso sinistra, quindi sollevo il filo che unisce le due maglie, lo prendo dal davanti e lo lavoro ritorto da dietro. Ok, e poi lavoro fino a incontrare il primo marcatore a lucchetto, che tolgo, giro il lavoro, filo davanti al lavoro, passo una maglia a rovescio senza lavorarla, tiro il filo dietro e poi davanti per fare il ferro accorciato alla tedesca
e lavoro a rovescio perché sono sul rovescio del lavoro. Qui incontro ancora il mio marcatore ad anello, quindi devo fare l'aumento. Come si fa a rovescio? Si tira su il filo che unisce, aspettate che non l'ho preso bene, che unisce le due maglie, mi sono persa il marcatore, lo prendo da dietro e lo lavoro a rovescio normalmente. Poi marcatore, due maglie, marcatore, anche qua devo fare un aumento. Quindi lo prendo, lo sollevo, questa volta lo prendo dal davanti e lo lavoro a rovescio ritorto, prendendolo da dietro. E così adesso vado a lavorare tutto a rovescio perché sono sul rovescio fino all'altro marcatore. Vi faccio vedere quando arrivo qui. Però la lavorazione dei marcatori, cioè scusate, la lavorazione degli aumenti è sempre la stessa, sia che siano quelli di destra che siano quelli di sinistra. Cambia come faccio il ferro accorciato. Ok, sono arrivata. Faccio la stessa cosa che ho fatto prima. Sollevo il filo, lo prendo da dietro e lo lavoro a rovescio normalmente. Passo il marcatore, lavoro le due maglie, passo il marcatore e anche qua sollevo il filo, questa volta lo prendo dal davanti e lo lavoro a rovescio ritorto. Comunque, se volete il video dedicato agli aumenti intercalati verso destra e verso sinistra, sia sul dritto che il lavoro che sul rovescio, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video. Poi lavoro fino a che incontro il primo marcatore a lucchetto, lo tolgo, giro il lavoro e voglio provare insieme a voi, anche per me è la prima volta, vediamo un po' come viene, poi vi dico, a fare i ferri accorciati alla tedesca, ma come ho visto fare nei libri giapponesi. Questa è una cosa strana. Non so se, siccome non è stato un solo libro di un solo autore, ma quasi tutti i libri che ho preso facevano i ferri accorciati alla tedesca, perché c'era scritto German Short Row, quindi sono quelli, lo facevano in maniera diversa da come ho sempre visto sui libri italiani, inglesi. Proviamoci, visto che facciamo la spalla alla giapponese, proviamo anche il ferro accorciato. Quindi cosa fanno? Passano la maglia a dritto, perché siamo sul dritto del lavoro adesso, quindi passano la maglia a dritto e poi tirano il filo davanti e lo portano sul retro. L'altro a rovescio è normale, a dritto è così. Proviamo e vediamo come viene. Anche qui lavoro fino a incontrare il marcatore ad anello e anche qui devo fare l'aumento, quindi sollevo, lo prendo da dietro, lo lavoro a dritto normalmente. Ok, passo anche questo, faccio l'altro, sollevo, lo prendo dal davanti e lo lavoro a rovescio ritorto e vado avanti così in ferri di andata e ritorno fino a quando non ho tolto praticamente tutti i marcatori a lucchetto, ho finito i miei ferri accorciati. Durante la lavorazione a ferri accorciati incontrerete delle maglie strane tipo questa, sia sul dritto che sul rovescio. Comunque sono maglie, vedete, sembrano doppie. Chiaramente se le trovate sul dritto le lavorate così a dritto normalmente, se invece le trovate sul rovescio le lavorate a rovescio normalmente, prendendo tutte e due i fili, vedete, due devono essere sopra e due sotto, stessa cosa quando le lavorate a dritto, prendete tutti e due i fili. Poi vi faccio vedere all'ultimo marcatore a lucchetto, lo togliamo, quindi questo è l'ultimo, non ne abbiamo più, giriamo, facciamo il ferro accorciato alla tedesca giapponese, quindi passiamo la maglia dritto, senza lavorarla tiriamo il filo sul rovescio e da questo momento in avanti continueremo a lavorare in circolare. Continuiamo
però durante la lavorazione a fare sempre gli aumenti prima e dopo le 2 maglie delle spalle, come abbiamo fatto finora. Ok, adesso che ho 72 maglie per il davanti e 72 maglie per il retro, sono arrivata alla mia circonferenza del seno. Quindi cosa devo fare? Dividere il davanti dal retro e lavorare il davanti e il retro separatamente fino all'altezza del mio scalfo. Ve lo faccio vedere anche così aperto, in modo che vi potete rendere conto di com'è la lavorazione nel caso se aveste dei dubbi per, vedete, la lunghezza delle spalle e soprattutto l'inclinazione. Bene, ho lavorato l'altezza del mio scalfo di 20 centimetri, ma come vedete non ho potuto lavorare lo stesso numero di ferri, cioè 20 centimetri per il retro e 20 centimetri per il davanti di scalfo, perché con questa tipologia di spalla che gira dal collo e va verso il retro, ci sono questi 4 centimetri di differenza del davanti che prendono la spalla. Quindi io cosa devo fare? Per il retro ho lavorato 20 centimetri meno 4. Quindi ho lavorato 16 centimetri. Per il davanti invece ho lavorato 20 centimetri più 4, quindi 24 centimetri. Chiaramente questo è un calcolo che lo potete fare appoggiando il lavoro sul tavolo. Prima ancora di separare lo vedete, ma come vi dico sempre, provatevelo per verificare dal centro della spalla, dall'osso, diciamo nel centro della spalla verso il retro, quanti centimetri ci sono del davanti che girano, quindi dal centro fino alla spalla giapponese. Quanti centimetri ci sono? Adesso qui si arrotola, sembrano molti meno, per me ce ne sono 4. Solitamente si aggirano verso i 4-5 centimetri. Quindi fate questo calcolo perché appunto dovete lavorare sicuramente più ferri per il davanti che per il retro. Un'altra cosa, ve lo dico adesso, ma poi semmai ve lo scrivo anche quando vi faccio vedere come si lavorano gli aumenti. Queste maglie del centro, vedete, della spalla chiaramente giapponese, le 2 maglie del centro della spalla giapponese, lavoratele più morbide che potete, altrimenti già comunque un pochino lo vedete qui, c'è un po' un dislivello. Se poi le lavorate strette succede che queste maglie del retro si arricciano tutte e vi fanno le onde. Comunque il lavoro è salvabile lavandolo e bloccandolo, però meglio prevenire i difetti in anticipo, quindi già lavorarlo in maniera da non doversi preoccupare poi di come correggerli. Una volta finito l'altezza dello scalfo, rimetto tutte le maglie sul ferro circolare e procedo lavorando il corpo. Quindi lavoro a dritto fino ad arrivare, lasciate stare questo marcatore, è ancora il marcatore diciamo vecchio delle 2 maglie centrali, fino ad arrivare praticamente alla fine del retro. Quindi si lavora normalmente fino ad arrivare lì. Ok, adesso devo avviare a nuovo le maglie per il sottomanica. Dunque, io potrei anche non farlo perché sono arrivata ad avere già la circonferenza del mio seno, ma voglio comunque un agio e quindi io andrò ad avviare 4 maglie per un sottomanica e 4 maglie per l'altro. Lì dipende da voi. Più agio volete, più aumentate e avviate a nuovo maglie. Attenzione però che avviando le maglie a nuovo non solo si dà agio al corpo, ma anche alla manica, quindi avrete sia il corpo che la manica più grande. Comunque io vi faccio vedere come si avviano a nuovo. Quindi prendo
il lavoro con la mano sinistra, con la mano destra prendo il filo, giro in questa maniera il dito e infilo il ferro nel cappietto che si va formando e tiro. Quindi 1, vedete, lo prendo così, giro 2, ancora 3, giro 4 e ho avviato le mie 4 maglie. Adesso riprendo, lavoro il davanti normalmente, arrivo dall'altra parte e faccio la stessa cosa, avvio 4 maglie a nuovo anche per l'altro sottomanica. Nel ferro successivo le 4 maglie avviate a nuovo, eccole qui, si lavorano normalmente, anche se vedete che c'è questo filo, vedete, di unione che si tira, si allunga, non preoccupatevi, non succede niente, vedete che dopo un paio di ferri si sistema tutto, poi comunque qui le maglie andranno riprese per fare la manica, ma lavoratelo senza chiaramente tirare ulteriormente, quindi lavorate senza tirare troppo. 1, 2, eccolo qui, 3 e 4 senza tirarlo troppo. Adesso lavorate un paio di giri, poi provatevi la maglia per verificare che tutto vada bene e da lì potete prendere anche l'altezza, vedere quanto volete poi farla lunga, quindi fare il conto in ferri. Oppure se avete i fianchi più ampi rispetto alla circonferenza del seno, ecco che da lì, prendendo prima di tutto l'altezza dal sottomanica a dove volete lunga la maglia e poi verificando di quante maglie avete bisogno in più, nel centro della manica, nei ferri successivi, fate il conteggio per andare a aumentare ogni tot ferri per arrivare alla larghezza dei vostri fianchi o quella che desiderate. Chiaramente non sto a rispiegare tutti i conteggi perché sennò verrebbe un video veramente lunghissimo, però ci sono un sacco di video, praticamente quasi tutti, dove spiego come si fanno questi conti per arrivare a sapere ogni quanti ferri va aumentato. È praticamente il contrario di quello che faremo per la manica, quindi la manica ve la spiego, è il conteggio inverso. Bene, sono arrivata all'altezza desiderata, ho contato tutte le mie maglie per verificare che siano in numero divisibile per 4 e adesso faccio il bordo a coste 2 a 2 per circa 8-10 ferri, quindi lavoro come abbiamo fatto per il bordo del collo a coste 2 a 2, cioè 2 dritti e 2 rovesci. Finiti gli 8 giri di bordo a coste 2 a 2, procedo con la chiusura sempre a coste 2 a 2, quindi lavoro dritto su dritto, quindi 1, 2 dritti e poi a cavallo la prima maglia sulla seconda, poi ho 2 rovesci, quindi lavoro un primo rovescio e a cavallo la maglia, un secondo rovescio e a cavallo e poi ancora 2 dritti, quindi 1 a cavallo, 2 a cavallo, i 2 rovesci, quindi 1 a cavallo, 2 a cavallo e vado avanti così fino alla fine del ferro. Arrivati all'ultima maglia, tagliamo il filo. Ok, mi hanno preso le forbici anche questa volta, vabbè, non fa niente. Tagliamo il filo e poi sfiliamo. Io in questo caso
Non ho le forbici, quindi lo vado a sfilare tutto, è molto lungo, però voi tagliatene, ecco, un 10 centimetri, sfilate, quindi fatelo passare dal buco in questa maniera, poi mettete un ago da maglia e andiamo a sistemare questo gradino. Quindi con l'ago da maglia prendete la prima maglia che avete chiuso, questo era un dritto, eccolo qui, adesso qua farò passare tutto, voi avrete un pezzettino più piccolino, e poi andate a reinserire l'ago, vedete da dove esce, dall'ultima maglia che abbiamo chiuso, in questa maniera, così, e diamo la giusta tensione in maniera che non ci sia più lo scalino, e poi andiamo a nascondere la codina nel retro. Arrivati a questo punto dobbiamo fare le maniche, ma prima di riprendere le maglie e lavorare le maniche dobbiamo provarci il maglione, verificare che sia tutto a posto e poi prendere la misura che va dalla spalla fino al punto in cui vogliamo che arrivi la manica. Queste misure ce le segniamo e adesso vi faccio vedere i conteggi per lavorare la manica. Prima di tutto dobbiamo andare a fare un calcolo per sapere quante maglie dobbiamo riprendere nei ferri che abbiamo lavorato. Quindi noi sappiamo che il campione è 10 cm per 10 cm, sono 20 ferri per 16 maglie, quindi vuol dire che io in 20 ferri di altezza devo andare a riprendere solo ed esclusivamente 16 maglie, altrimenti riprendo troppe maglie e diventerebbe una manica ondulata. Quindi io so che appunto in 20 ferri, quindi in 10 centimetri, devo andare a riprendere 16 maglie. Cosa faccio? 20 meno 16 e mi dà 4. Vuol dire che devo saltare 4 maglie ogni 20 ferri. Per andare a capire quante maglie riprendere e quante maglie saltare, perché non posso riprenderne 16, saltare 4, 16, saltare 4, cosa faccio? Faccio 20 diviso 4 e mi dà 5. Cosa vuol dire? Che io in ogni 5 maglie ne riprendo 4 e una la salto. Facendo così vado a riprendere esattamente le maglie nei ferri che compongono la mia manica. Adesso comunque vi faccio vedere. Quindi vado nel centro del sottomanica, io qui avevo avviato a nuovo 4 maglie, nel centro vuol dire che ne devo avere 2 a destra e 2 a sinistra e inizio a riprendere le maglie a sinistra. Chiaramente queste sono maglie avviate a nuovo, quindi per ogni maglia avviata riprendo una maglia, quindi entro, qui ci sono delle A, entro nella prima A che praticamente è la V vista al contrario, lascio una codina e riprendo una maglia. Io mi trovo più comoda a riprenderle con l'uncinetto e poi passarle sul ferro. Se voi volete potete prenderle direttamente con il ferro. Quindi riprendo la prima maglia, poi entro nella seconda, qui si vede bene, e riprendo la seconda maglia. Poi qui ho una maglia molle che è questa, vedete, che mi fa un bucone, non posso andare a riprendere direttamente qui perché sennò ci sarebbe un buco, quindi vado e mi riprendo una maglia aggiuntiva. Qui dovete vedere voi dove riprenderla. Per esempio, se la riprendo qui mi fa buco uguale, quindi cerco di riprenderla in un punto dove insomma si vede meno il buco. Per me devo entrare qui dentro in questa maniera. Aspettate che sto tirando il filo della codina. Ok, e poi abbiamo detto che devo riprendere 4 maglie e una la devo saltare, quindi vado a riprendere la V, la primissima V, quindi
entro dentro, riprendo 1, dentro 2, dentro 3, dentro 4 e ne salto una. Quindi 1, 2, 3, 4 e ne salto una. Adesso vi faccio vedere io come metto le maglie dall'uncinetto al ferro dal fondo, quindi dovete avere un uncinetto senza il manico. Le riprendo così da dietro in modo che me le ritrovo girate a dritto. Quindi io ne prendo un po', le passo e poi continuo a riprenderle. Vi faccio vedere magari meglio la V. Vediamo se qui adesso riesco a farvela. Ops, mi si è incastrato. A farvi vedere la V dove entro. Allora, la vedete questa V? Che è peloso. È la V praticamente della lavorazione. Entro dentro e riprendo. Questa la dovevo saltare però, quindi salto questa, entro nella prossima, la riprendo. Ecco, qua si vede meglio perché una gambetta è azzurra e l'altra è verde. Entro nel centro e riprendo e vado avanti così fino a riprendere tutte le maglie e poi andrò a riprendere le altre due nel sottomanica. Sono arrivata dall'altra parte, riprendo anche qui la maglia molle e poi riprendo le maglie del sottomanica. Ricordate, ne avevamo preso 2 all'inizio, le altre 2 alla fine. Quindi sono 1 e 2. Rientro 1 e 2. Quindi io ho 52 maglie sui ferri. Passo anche qui le maglie dall'uncinetto al ferro, metto il marcatore di inizio e fine giro perché vanno contati tutti i ferri, mi raccomando, perché la seconda manica la dovete fare chiaramente uguale. E poi la primissima maglia la lavoro sia con il filo, diciamo, della coda che con quello del gomitolo, proprio per fissare questa codina e far sì che non si allunghi, non succeda nulla. Quindi le tiro per bene. Aspettate che ok, lavoro la prima maglia, poi abbandono la codina e proseguo con il filo del gomitolo, ma adesso posso lavorare chiaramente un primo ferro normalmente. Vi faccio vedere i conteggi per sapere ogni quanti ferri dobbiamo andare a fare la diminuzione. Bene, quindi abbiamo preso l'altezza della manica, per me sono 54 centimetri. 54 per 20, che è il numero di ferri che ho in 10 centimetri nel mio campione, diviso 10 mi dà 108 ferri. Da questi 108 io vado a togliere 8 ferri perché saranno quelli di bordo, quindi meno 8 uguale 100. Quindi io devo andare a lavorare 100 ferri per arrivare appunto al mio polso più 8 di bordo. Adesso devo andare a prendere anche la misura della mano, ma presa in questo punto, nel punto più ampio della mano. Per me sono 20 centimetri, ma 20 per 16, che è il numero di maglie che noi abbiamo in 10 centimetri del nostro campione, diviso 10 mi dà 32 maglie. Quindi io devo arrivare al polso con 32 maglie. Quindi come faccio a sapere ogni quanti ferri devo andare a diminuire per arrivare a 32 maglie? Vado a contare quante maglie ho
sulla manica. In questo momento abbiamo detto per me sono 52. 52 meno 32 che ne devo avere per il polso mi dà 20. Quindi io so che devo diminuire 20 maglie. Siccome a ogni giro di diminuzione diminuiamo 2 maglie, una subito dopo il marcatore e una alla fine, quindi il marcatore centrale nel sottomanica, ai lati andiamo a diminuire, questo 20 lo devo andare a dividere per 2 che mi dà 10. Ora io sono particolarmente fortunata con questi numeri perché è chiaro che il numero delle maglie dei ferri totali che devo andare a lavorare sono 100 diviso 10 mi dà 10, quindi io ogni 10 ferri devo andare a diminuire, a fare le diminuzioni. Cosa vuol dire? Che devo lavorare 9 ferri normalmente e nel 10° devo andare a fare le 2 diminuzioni. Quindi adesso vi faccio vedere come si fanno le diminuzioni. Arrivata al 10° ferro vi faccio vedere come diminuire, quindi passo il marcatore di inizio e fine giro, la prima maglia la lavoro a dritto normalmente e poi lavoro 2 maglie insieme a dritto, poi vado avanti lavorando tutto a dritto finché non rimangono 3 maglie dalla fine. Ok, arrivata a 3 maglie dalla fine del ferro, lavoro una cavallata semplice, quindi passo una maglia dritto senza lavorarla, lavoro la seconda e accavallo la prima sulla seconda e poi lavoro l'ultima maglia a dritto normalmente. Quindi ho fatto così il 10° ferro che per me è il ferro di diminuzione e vado avanti così fino ad arrivare ad aver lavorato 100 ferri. Bene, sono arrivata alla fine delle diminuzioni e quindi anche alla fine della manica, al mio ferro 100, e adesso lavoro a coste 2 a 2, quindi 2 dritti e 2 rovesci per 8 ferri e poi vado a chiudere come ho fatto per il corpo. Finita questa manica vado a fare la seconda esattamente nella stessa maniera. Ho finito anche l'altra manica e quindi ho finito anche il mio progetto. Come avete visto non è stato difficile realizzarlo, però ecco che come vi dicevo secondo me non è da fare come proprio primissimo maglione. Io per una taglia media ho utilizzato 500 grammi di filato, chiaramente per taglie più grandi o più piccole vi basterà regolarvi di conseguenza. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima, ciao!